Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Sì, purtroppo oggi sono dolori, perché la cosa bella è che sta per arrivarvi una delle scimmie più cattive che io vi abbia mai tirato. È uno dei rarissimi casi, se non il primo in assoluto, che ho tra le mani una console con cui voglio così tanto giocare ma che non vedo l'ora di scaraventare fuori dalla finestra. E che è complicatissima da recensire, perché sta dannatissima nuova Aya Neo Pocket DMG, che è una strafigata di console in stile Game Boy-like, come potete vedere, progettata nei minimi dettagli per essere la miglior rivoluzione disponibile sul mercato del vecchio Game Boy. Ne abbiamo viste già tantissime con questo formato, le ultime proprio quelle dell'Anbernic, ma la Aya Neo qui ha deciso di alzare il tiro, perché qua dentro ci ha schiaffato un processore Snapdragon G3X Gen 2, che sembra quasi un'imprecazione, ma in realtà è un processore ancora più potente di quello presente nella Odin 2 addirittura, che era già una bestia de suo che fa girare tutto. La stessa Qualcomm ha dichiarato che questo processore, rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2 presente sulla Odin, doveva essere il 20% più performante, ma quella era una stima iniziale. Dopo l'utilizzo hanno visto che in alcuni casi arriva addirittura al 60%, perché grazie alla sua ottimizzazione e alla sua architettura permette di mantenere più a lungo le massime prestazioni. E voi direte, cacchio, ma è un lato positivo che ci sia un processore del genere, no? Mica tanto. Il problema è che quel processore riesce a far girare console molto superiori alla PlayStation 2, che però poi con un display del genere non è che riesce a usare molto bene. E il bello è che questo non è nemmeno un display 4 terzi, perché questa consolina ha un casino di particolarità, innovazioni hardware. Non ne esiste una così in tutto il mercato. Io per questo faccio un plauso, una lode ai ragazzi della Aya Neo, perché tentano sempre di sperimentare, ma il rovescio della medaglia è che forse hai osato un po' troppo su una consolina con il formato verticale. Comunque oramai siamo qui, iniziamo quella che sarà già la prima recensione più stramba dell'anno, ok? Che è la prima, ma mi sa che manterrà il primato per ancora mesi e mesi ad avvenire. Un capitolo che adoro fare quando parliamo della Aya Neo è proprio l'unboxing, perché come sappiamo le loro console costano un botto, però gli unboxing sono tra i migliori che abbiamo mai visto. All'interno di questa bellissima scatola la prima cosa che troviamo è proprio la nostra consolina. Bella bella bella, ma ne parliamo a breve. Mentre nel secondo livello troviamo la manualistica della console e della Aya Space, sempre inglese-cinese, il cavetto di ricarica e trasferimento dati da USB-C a USB-C, lunghezza 1 metro, purtroppo non c'è più il caricatore, quindi per la ricarica veloce ne dovete avere già uno in casa. E ultimissima chicca, c'è anche il set di ricambi per i tasti dorsali, ovvero questa fascetta presente sul retro della console. Bene, unboxing finito, ma che unboxing finito? La gift box, scemo! Ah, scusa, ecco. Per chi volesse prendere... Ciao Motino. Per chi fosse interessato c'è la possibilità su Indiegogo di prendere anche il pacchetto con la gift box. E cosa ci troviamo all'interno? Tanta bella robina a quanto pare. Per prima cosa un astuccetto morbido per inserire la nostra consolina una volta che vogliamo portarcela dietro, tipo nello zaino. Andando avanti troviamo quello che io non avevo capito cosa fosse, perché lo guardavo così e dicevo, ma che cacchio c'è stava qua dentro, non mi hanno mandato niente? E no, in realtà si guardava dal lato opposto, perché è una semplicissima dock station fatta in cartone plastica, ne sono accidente che cavolo di materiale sia, che alla fine però è simpatica e vuoi non vuoi fa anche comodo. Abbiamo poi i cappuccetti di gomma, come li chiamo io, da mettere sopra alla levetta analogica, il vetrino temprato importantissimo per proteggere il display, degli sticker che abbiamo già visto anche in altre recensioni della Aya Neo, e ducis in fundo, lo levo perché sennò mi si cappotta, la tazzina in metallo Real Gamers No Gamers della Aya Neo ovviamente,
Oh, magari non ci fai nulla, anche perché mi sa che non la posso nemmeno mettere nel microonde se no esplode, però alla fine è figa, potrei anche usarla come portapenne. Ok, a posto adesso, finito l'unboxing? No, in realtà c'è dell'altro. Ma come, ancora? Sì, perché come ulteriore gadget, e questo è una figata, vi danno anche la borsetta vintage da passeggio per metterci dentro la consolina. Sono in doppia colorazione, c'è sia quella marrone che quella verde. E guardate, sentite il rumore? È perfetta per portarsela in giro. Ovvio ragazzi, c'è una piccola controindicazione: se andate in giro con una roba del genere a tracolla, sappiate che non scoperete mai più nella vostra vita. Comunque, unboxing, sì, è finito. Meno male. Andiamo a vedere più da vicino la piccolina qua dentro. Ho fatto l'unboxing più lungo della storia, porca di quella miseria. È giunto il momento di dare un'occhiata un po' più da vicino a questa bestiolina di Satana, partendo prima di tutto dalle dimensioni. Questa è la differenza con l'Anbernic RG40XX-V, consolina per carità economica che abbiamo recensito qualche tempo fa, che non ha assolutamente lo stesso hardware presente nella Yaneo DMG, ma ha comunque un display da 4 pollici, l'analogico, eccetera. E qui la Yaneo è leggermente più alta, ma invece per quanto riguarda lo spessore e la larghezza siamo praticamente allo stesso livello. Ma se pensate che l'hardware non faccia la differenza a livello di dimensioni, guardate cosa succede a paragone con l'RG 406V, dove a differenza della 40XX qui ci sono dei componenti che ci permettono di arrivare anche ad una prima emulazione della PlayStation 2. È vero che in altezza risulta ancora più grande la Yaneo, ma non è paragonabile alla differenza che c'è in larghezza e soprattutto in spessore, perché qui con i dorsali e le bombature posteriori guardate quanto cavolo occupiamo di più a livello di spazio rispetto a lei. Nella parte inferiore troviamo soltanto l'ingresso USB tipo C per ricarica, trasferimento dati e volendo utilizzarlo come uscita HDMI se avete l'adattatore, l'ingresso per il microfono e il LED di stato. Da una parte abbiamo lo sportellino, che io questi della Yaneo li odio, da aprire, per la micro SD fino a 2 TB, il pulsante di accensione, spegnimento e standby con sensore delle impronte, che funziona benissimo, 10 su 10, non mi ha mai dato errore, nessun tipo di problema, e poi i tasti Android per simulare rispettivamente l'indietro oppure il tasto Home, oltre ad una presa d'aria che troviamo anche dall'altro lato. Questo perché la console è dotata di una ventolina che prende l'aria da qui dietro e passivamente anche dai lati per sputarla poi fuori da questa apertura più grande nella parte superiore. Da quest'altra parte comunque abbiamo altri 2 tasti, volendo anche personalizzabili, sempre abbinati sia ad Android che all'IA Space, ma abbiamo anche la levetta del volume, proprio come nel vecchio Game Boy. Io questa la adoro perché oltre appunto a poter regolare il volume in maniera molto più agevole rispetto ai tasti presenti sui cellulari, la potete anche premere direttamente per passare alla modalità silenziosa e tornare indietro. Un altro tasto particolare è questo arancione che troviamo qua giù in basso, che è un interruttorino slide, ovvero dopo che lo premete torna al suo posto. E questo a cosa serve? Per cambiare la modalità delle performance. Ne avete fino a 4 in questa Pocket DMG, c'è quella a basso consumo, quella bilanciata, la modalità game e la modalità super performance. È comodo che sia presente un tasto per passare da una modalità all'altra anziché dover per forza aprire il menu, però il fatto che siano 4 è un po' scomodo se tu per esempio vuoi passare dalla modalità di risparmio energetico a quella super, devi fare questo giochetto per 3 volte. Altre particolarità le troviamo nella parte frontale, dove mentre sono presenti una croce direzionale, dei controlli abbastanza in stile Yaneo, anche se questa volta devo dire non sono proprio soddisfattissimo. Hanno sbagliato le proporzioni tra grandezza e spessore, perché la pressione è ottima, per carità, c'è un ottimo feedback, ma i tasti così grandi e così bassi non ti agevolano quando per esempio devi fare le mezze lune o gli avanti passo avanti nei picchiaduro. Infatti ci ho messo un po' a prenderci mano perché devo fare tanta strada con le dita e il fatto che la croce sia già giù spesso mi va a perdere alcune mosse. E il discorso è identico spiccicato per quanto riguarda i tasti azione. Hanno anch'essi un ottimo feedback, ma sono i più bassi in assoluto che io
abbia mai visto in una console da retro gaming. E anche qui la distanza dà un po' di problemi. Se io devo fare le mosse per scivolare da un tasto all'altro, guardate, mi ci va un dito intero a momenti tra uno e l'altro. È vero, riuscite a utilizzarli, però non è il massimo della comodità. Abbiamo poi i pulsanti di Select e Start posizionati qua giù in basso, anche loro parecchio incassati a livello della scocca, però questi comunque li usate di meno, non fa nulla. C'è poi un tasto funzione dell'AIA Space, con possibilità di regolare la retroilluminazione RGB, che richiama il menu a tendina dell'AIA Space per accedere alle impostazioni veloci. Hanno fatto bene a metterlo qua giù anziché andarlo a nascondere tra i vari tasti laterali dove sicuramente ti sbagli anche a premere. Siamo arrivati finalmente all'altra innovazione, ovvero la parte bassa della console, perché a primo sguardo potreste dire ok, è semplicemente un analogico Hall Effect, che tra parentesi rispetto a quelli dell'Anbernic e della Retroid ancora non mi piace tantissimo. È molto spoglio e sporge veramente tanto, non ci si impegnano nemmeno per metterlo un pochino sotto scocca. Sia chiaro, funzionano benissimo, c'è pressione L3 R3, hanno un ottimo gioco, però non si possono guardare. Ma la vera novità sta qui, perché questo pannellino è un touchpad come quelli dei portatili, dove voi potete simulare i gesti oppure il mouse generalmente, e è presente anche il click, quindi in realtà è come se qui ci fosse l'analogico di destra. Francamente non è che funzioni benissimo, questo avrebbe un senso se tu mi dessi una console con Windows dove il movimento con il mouse è comunque ancora indispensabile, allora questo mi farebbe comodo. Ce l'abbiamo anche sulla Steam Deck, l'abbiamo già visto sull'AIA Neo-Kun, ma su Android sinceramente non è che mi aiuti così tanto avere il touch qui quando posso farlo tranquillamente sullo schermo. Altra chicca di design la troviamo sul retro, dove abbiamo questa aletta unita, che è un'idea molto intelligente a livello di spazi, la differenza che vi dicevo prima rispetto a dorsali così sporgenti come quelli dell'Anbernic, dove troviamo L1 e R1 ai lati, con uno spessore minimo ma che si arrivano a premere benissimo, e L2 e R2 nascosti sotto allo stesso tasto. Quando andate ad impugnarla ci si arriva comunque bene, questo è vero, perché i pulsanti seguono la linea naturale delle dita e quindi tu riesci a premere tranquillamente L1 e R1 senza sbagliarti. Il problema dove sta? È quando non li devi usare, perché siccome la console va tenuta in questo modo, spesso capita per esempio che in un gioco di corse, quando giocate con l'analogico, per afferrare meglio la console andiate a premere per sbaglio L2 e R2 e questa cosa dà un po' fastidio. Ma passiamo a vedere quello che invece è uno dei suoi punti di forza sotto alcuni aspetti, ovvero il display. È un bellissimo pannello OLED da 3.92 pollici, ma con risoluzione 1240x1080 pixel, che le dà proprio un rapporto di aspetto molto insolito, perché non è 4/3 ma bensì 5/4. E questa è un po' un'arma a doppio taglio, perché vedremo nel gameplay che un aspect ratio come questo è sì migliore per quanto riguarda tutte le vecchie console in 2D, soprattutto le portatili della grande N, ma ci va invece a perdere il pixel perfect delle console di quinta, sesta generazione, PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast, GameCube e compagnia bella. Comunque, a parte questo ragazzi, angolo di visione perfetto, sì lo so che Vegeta le sta prendendo da Mr. Satan, anzi Majin Vegeta, però adesso un attimino non posso contrattaccare perché voglio farvi vedere che cavolo di qualità ha questo display e come si vedono bene i titoli della PlayStation 2 anche se le proporzioni non sono proprio perfette. Esteticamente mi piace davvero tanto, è la console Game Boy Like più bella che io abbia mai avuto tra le mani. Certo, purtroppo a me i ragazzi dell'AIA Neo, visto che sono giustamente l'ultima ruota del carro, mi hanno mandato la versione nera, che a molti piace per carità, però quando è così liscia la plastica tendono a rimanere le impronte con il tempo. A livello strutturale di design e formato inizia il rapporto di amore e odio. Qualche lato negativo, se vogliamo, è che hanno introdotto sì tantissimi pulsanti che ti permettono di fare qualsiasi cosa e anche ben integrati con l'AIA Space, vedremo più avanti, ma ce ne so veramente troppi. Cioè ogni volta che giochi va a finire che ti dimentichi quello che devi premere, perché soltanto ai lati ci stanno 4 tasti menu e sono tutti uguali al tatto.
C'è il tastino d'accensione poi che è maledetto, anche durante la recensione l'ho premuto 1000 volte perché tu la console la tieni così, solo che se ce l'hai spenta ti rileva l'impronta e ti si accende, se ce l'hai accesa basta che fai un minimo di pressione in più e ti si spegne. È già la 30ª volta sta recensione che mi succede. Oh, e riaccendite? Quindi va bene l'innovazione, il fatto che hanno osato, hanno sperimentato, che mi piace moltissimo, però datevi un attimo una regolata, ci stanno 50 pulsanti su sta cazzo di console, uno ci sta che si va a sbagliare. Il primo lato negativo che molti di voi sicuramente tireranno fuori è che manca l'uscita HDMI, però anche la Yaneo punta molto sulle dock station e lo conferma il fatto che di solito l'ingresso USB lo mettono sempre in basso, quindi si può tranquillamente ovviare anche con un semplice adattatore da USB tipo C a HDMI e vedrete che si gioca benissimo. Ma quello che mi manca è il jack delle cuffie. Visto che parliamo proprio di questo, vi consiglio queste piccoline. Sono le Tozo HA1 e sono delle cuffie economiche alla fine che però fanno in realtà un po' tutto, perché le potete collegare sia via cavo che Bluetooth. Hanno i comandi integrati, ovviamente potete alzare e abbassare il volume, ma potete anche accettare e rifiutare le chiamate perché c'è anche un microfono con la riduzione del rumore integrato e una batteria che arriva a durare dalle 60 alle 70 ore. Io ci ho giocato come un dannato con queste. Le potete anche richiudere quando volete portarvele dietro, ovviamente sono comunque un po' ingombranti perché sono due bei cuffiotti, questo c'è da dirlo. La cosa che mi ha convinto, perché mi arrivano tantissime richieste di sponsorizzazioni di cuffie o auricolari Bluetooth o che sia, non ve li ho mai portati a causa della scarsa qualità. Queste ad oggi sono le uniche che non hanno lag audio quando le colleghi in Bluetooth. La mia dannazione era che tutti gli auricolari o cuffie che ho provato avevano mezzo secondo di lag tra quello che facevo in console e l'audio quando mi arrivava sulla cuffia. Non te ne frega niente quando ascolti una canzone, se le usi come cuffie da gaming invece te fa prendere le... Queste ragazzi sono le uniche che questo problema non ce l'hanno, non c'è lag, o perlomeno non c'è lag percepibile. Costano abbastanza poco, se vi interessa vi lascio il link in descrizione e dovrebbe anche esserci un codice coupon, quindi buttateci un occhio. Ok, diamole una spulciatina dentro, perché qui le specifiche fanno davvero paura. E le mettiamo subito a confronto proprio con la Odin 2. Perché mentre lì avevamo uno Snapdragon 8 Gen 2 da 3.2 GHz abbinato ad un Adreno 740 da 800 MHz, qui abbiamo il nuovissimo G3X Gen 2 che arriva a 3.36 GHz ed ha una grafica integrata a 32 da 1 GHz di frequenza. Quindi solo a livello di numeri già capite che le prestazioni non sono chissà quanto superiori, però superano comunque quelle della Odin. Come tagli di memoria abbiamo da 8 a 16 GB LPDDR5, come memoria interna abbiamo i tagli da 128, 256, 512 e 1 TB. L'unica cosa che cambia è il tipo di memoria, in quella da 128 avete un UFS 3.1 mentre in tutte le altre il 4.0 che è più veloce in lettura e scrittura. Oltre a questo avete anche l'espansione con la micro SD massimo fino a 2 TB. Come batteria abbiamo un 6000 mAh che magari visto a confronto degli 8000 della Odin direte che è veramente troppo poco, ma in realtà la Odin ha uno schermo che è quasi il doppio di questa. 6000 mAh con uno schermino da nemmeno 4 pollici, a voglia se bastano per fare anche 7-8 ore di gioco. Come connettività abbiamo Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, come sistema operativo abbiamo Android 13 più l'AIA Space. Questa volta in questa recensione non starò di nuovo a fare il capitolo software, oramai conosciamo abbastanza bene l'AIA Space, è un sistema che più che darti un front-end si concentra sull'interfacciarti direttamente con l'hardware, quindi ti dà la possibilità di cambiare la velocità delle impostazioni, la disposizione dei tasti se vuoi quella Xbox oppure vuoi quella Nintendo, e su Android soprattutto ti permette anche di mappare i tasti sulle varie aree dello schermo quando i titoli del Play Store non supportano un controller esterno. E viste le specifiche iniziano a sorgere i primi dubbi, perché secondo voi a parità d'hardware avremo una migliore esperienza Android su una consolina con questo formato oppure su questa?
Ok che Android è ottimizzato per stare principalmente sui cellulari che si sviluppano in verticale, ma il 90% dei giochi del Play Store è fatto per ragionare minimo in 16 noni se non di più. E anche le applicazioni hanno il layout responsive, cioè che si adatta se vedono che stai sul cellulare e ti dà un certo tipo di interfaccia, se vedono che stai su un display 16 noni ti si allarga in base alla dimensione dello schermo. Ci sono veramente pochi giochi e poche applicazioni che supportano un formato come questo, perché a lei non è che manca la risoluzione, perché anche trovassi un'applicazione che ti dà quel tipo di risoluzione tu vedresti i pixel microscopici e tutta proprio rimpicciolita all'interno di questo schermino, mentre sulla Odin hai un pannello da 6 pollici 16 noni, capisci che l'esperienza è un pelino diversa. Ma vediamo come si comporta sul banco di prova questa Yaneo Pocket DMG. Per quanto riguarda il discorso arcade, ragazzi, è perfetta. Si possono fare upscaling anche 5-6 volte superiori alla risoluzione originale del titolo, sfruttando tutto quanto lo schermo. Ci sono dei colori accesi perché comunque è un pannello OLED, i neri quasi assoluti. Con i vecchi arcade in 2D questa console brilla, ma dà il suo meglio ancora di più per quanto riguarda invece le console portatili di casa Nintendo. Il vecchio Game Boy e il Game Boy Color li potete scalare fino a 7 volte la risoluzione originale per arrivare a usare circa 3,6 pollici del display a 3.9 che invece avete. Se non siete puristi del Pixel Perfect potete arrivare addirittura ad occuparne fino a 3,8 pollici con una risoluzione 7 volte e mezza quella originale. Non possiamo fare purtroppo lo stesso discorso per quanto riguarda invece il Game Boy Advance, perché quello aveva un display 3,5. Qui potete comunque aumentare anche di 5 volte la risoluzione, però inizieranno ad apparire delle bande sopra e sotto lo schermo. Potete anche usare lo stretch per questa consolina se proprio volete vederlo per bene, soprattutto per quanto riguarda i menu oppure i giochi di ruolo. Arrivando all'emulazione del primo 3D alle console di quinta generazione, ecco che appare il primo problema legato alla scelta della diagonale così insolita di questo display, dei 5/4, perché se invece fosse stata in 4/3 noi avremmo potuto scalare la PlayStation 1 di ben 4 volte mantenendo il Pixel Perfect e utilizzando tutto lo schermo. Ci siamo vicini, per carità, perché possiamo arrivare a 3.9, però il purista sa che gli manca quel cosettino in più per essere perfetta come esperienza. E il discorso è quasi identico per quanto riguarda il Dreamcast, che aveva il doppio la risoluzione della PlayStation 1. Anche qui avete una definizione molto alta e pochissimi pixel neri. La resa dei colori è ottima e riuscite ad ottenere queste prestazioni in modalità risparmio energetico, la più bassa possibile, riuscite a giocarci anche 6-7 ore. Il discorso è completamente diverso per quanto riguarda la PSP, lì serve una diagonale 16 noni, perché l'upscaling lo possiamo fare. Il problema è che occupiamo una parte minima dello schermo, perché qui le bande sopra e sotto sono veramente belle piene. Ma non penso che se qualcuno di voi andrà mai a comprarsi questa consolina lo farà perché è un amante della PSP. Passiamo invece all'emulazione della PlayStation 2, che anche lei a quasi 4x, cioè 4 volte tanto la risoluzione, riesce ad andare fluidissima alzando le performance in modalità base. E io questo me lo aspettavo, perché anche sulla Odin riesce a giocarci in 4K alla maggior parte dei titoli, rimanendo abbastanza scarico di processore. Qui si riconferma questo comportamento, ma anche di più, perché in buona parte dei titoli potete rimanere anche in risparmio energetico per ottenere queste performance. Sono soltanto quelli un po' più pesanti, vedi appunto Need for Speed Most Wanted, dove devi aumentare un pochino la potenza, anche perché qui siamo arrivati in modalità base, c'è ancora la modalità gaming e la modalità performance che ancora non abbiamo toccato, Ora so che voi vi aspettereste lo stesso identico discorso per quanto riguarda il GameCube. A conti fatti sì, perché le prestazioni riescono a essere le stesse della PlayStation 2. Il problema è che, non so se questo nuovo processore o la Adreno A32 integrata, creano un po' di casino con le API grafiche. Mentre con la Odin potevo lasciare quasi sempre le OpenGL che mi andavano bene per la maggior parte dei titoli, qui ho riscontrato più glitch grafici e ho dovuto fare più spesso il cambio tra le OpenGL e le Vulkan. Quindi quella del GameCube è un'emulazione che ti richiede una maggior personalizzazione
personalizzazione da parte dell'utente, ma una volta che hai affinato quei 2 o 3 aspetti per titolo, ti dà delle performance assurde, perché voi ditemi se avete mai visto su questo canale una console dove girava meglio Virtua Striker 3. E la retro console, non la paragono con i mostri sacri di Windows tipo la Yaneo Kun, la Yaneo 2, la Steam Deck eccetera, che si è comportata meglio a livello di emulazione su questo titolo anche parecchio pesante. Un punto a sfavore di questo display però è per quanto riguarda l'emulazione del Nintendo DS, dove lì l'integrazione di questo touchpad che mi hai fatto poteva essere una figata, perché tu ci puoi simulare il pennino con il click volendo, ma con il display 5/4 tu non riesci a disporre gli schermi in maniera corretta. Se ne utilizzassi uno solo alla volta sì, perché lo porti quasi a 5 volte la sua risoluzione, utilizzi quasi tutta la diagonale, cioè in quel caso è una bella esperienza, ma sono pochi i titoli dove puoi permetterti di vedere soltanto uno schermo, e sia che li metti uno sotto all'altro oppure peggio li metti uno a destra e uno a sinistra, non riesci a giocarci senza diventare cieco. Allora, fermi, riesci ad emulare tranquillamente anche il Nintendo 3DS, non ve lo faccio vedere per ovvi motivi, però come immaginerete anche lì c'è lo stesso problema di cui abbiamo appena parlato. Display così piccolo, do cazzottina li metto 2 schermi? Ma il bello è che riesce ad emulare anche la Nintendo. Posso dirlo? No. Riesce ad emulare anche quella simpatica Nintendo con i joystick che si staccano. Oh, bravo! Grazie. Con degli ottimi risultati in realtà, cioè i titoletti che ci ho fatto girare anche abbastanza pesanti ci andavano bene, ma il problema più grande è che i titoli di quella console lì non sono adatti per uno schermo quasi quadrato, quindi vi troverete sempre nella situazione di avere tutto compressato, addirittura peggio di come avete visto nella PSP, e lì leggere i testi dei giochi di ruolo, di quello che si dicono i personaggi, ci uscite matti ragazzi, proprio dimenticatevelo quel tipo di emulazione su questa console, non per mancanza di potenza, perché ce n'è fin troppa, ma per colpa di questo formato. Altra nota semidolente sono i titoli del Play Store, dove da una parte abbiamo una serie di titoletti in stile retro che si adattano molto bene a questo formato, soprattutto una volta che avete assegnato i tasti della console sullo schermo, riuscite ad utilizzare soltanto i controlli anziché il touch e ottenete degli ottimi risultati anche molto divertenti, ma non per tutti i titoli possiamo comportarci in questa maniera. Quelli dove è obbligatorio in pratica utilizzare il touch perché non riesci a simularlo con nessun tipo di componente hardware, quelli risultano molto scomodi perché tu praticamente stai impugnando soltanto la parte alta della console, stai sulla parte più stretta, hai le ventole subito sotto le dita, la parte sotto pesa un botto rispetto a quella sopra, riesci a giocarci, però è un'esperienza davvero scomoda. E voi direte ok, ma ci hanno messo proprio quel touch sotto per venirci incontro, per evitare di utilizzarlo in questo modo con i titoli da touchscreen. Sì, ma il touch sotto non si riesce ad utilizzare come se fosse il vostro pollice sopra lo schermo. Quando lo mappate e lo mettete all'interno di un titolo, soprattutto mi immagino negli sparatutto, il movimento è molto meno naturale, cioè fate proprio fatica a giocare in quel modo. Secondo me è bella come innovazione, buona l'idea, ma non è pratica per sostituire il touch del pollice sullo schermo, perché veramente in qualche caso mi ha fatto proprio dannare l'anima. E di nuovo siamo arrivati a parlare del prezzo. Moriremo tutti! Lo so che è un meme che ho già utilizzato in altri video recensione proprio della Yaneo, ma non riesco a smettere. Perché sapete bene i prezzi a cui viene venduta la Odin 2, qui c'è un hardware addirittura superiore e la ditta si chiama Yaneo, cosa mai vorrete aspettarvi? Sì, mazzate sui denti. Il lato positivo è che la console ancora non è uscita nello store della Yaneo, uscirà a giorni, quindi siete ancora in tempo a prenderla da Indiegogo, dove lì ci sono i prezzi più bassi. Per le colorazioni bianca e nera partiamo da $419 per passare a $4,99 e poi arrivare a $5,79 per la versione più potente, 16 GB più 512 di memoria interna. Finiti questi pacchetti e arrivati sullo store da Yaneo ci sarà un rincaro dei prezzi.
Per ogni versione andremo dai $449 fino ai $609, ma buoni, perché se questo va spaventato, la versione in colorazione retro, quella strafichissima, costa ancora di più perché soltanto lei esce con l'abbinamento più potente e qui su Indiegogo ancora la trovate a $669, se la prenderete quando sarà sul sito ufficiale arriverà a costarvi $699. Tutto a posto? Siete ripresi? State bene? Rimettetevi in piedi dalla sedia, raccogliete i coglioni. Quando ci siete, con calma, andiamo avanti. Oramai siamo abituati ai prezzi della Yaneo. Hanno sempre fatto console di fascia alta e ce le hanno sempre fatte pagare parecchio. Tranne qualche raro caso, però generalmente è sempre stato così. Questa è una delle prime console Android con un processore del genere, visti anche i prezzi della Odin, però è una cazzo di spesa enorme per un dispositivo verticale. Andiamo ai pro e ai contro, poi facciamo il discorsone finale. Cosa mi è piaciuto di questa nuova Pocket DMG? La qualità e il design in assoluto. Il processore di nuova generazione che dà 2 giri attualmente a tutti. Mi piace che sia stata abbastanza audace, come suo solito, nelle innovazioni. La questione del touchpad qua in basso, il design fichissimo secondo me dei tasti dorsali, la rotellina per la regolazione del volume e per ultimo, ma non di poco conto, l'integrazione tra la Yaspace e Android, perché come sistema si abbina bene ad Android, è un buon front-end con delle funzionalità che ci permettono di collegare hardware e software in maniera veloce e immediata. Cosa non mi è piaciuto invece di questo ciaffo? Ok, l'innovazione del touchpad, però a conti fatti è poco pratico, perché come abbiamo visto non si può utilizzare per tutti i giochi per simulare il touch sullo schermo, non è preciso. L'altro lato negativo è che c'è un'esperienza Android limitata proprio per colpa delle dimensioni e della diagonale dello schermo. Il prezzo è alto, molto alto, decisamente alto, troppo alto per una consolina con un formato sbilanciato rispetto alle sue prestazioni. Mai messo il motore di una Ferrari all'interno della prima 500, che te ce spassi, è divertentissimo, ma alla prima curva te schianti sicuro, se non te cappotti perché te sei impenna appena acceleri. E questo è anche il motivo per cui, se me lo concedete, vorrei dare una doppia votazione a questa consolina. Diciamo che la mia votazione normale, guardando l'hardware che ci abbiamo dentro, guardando il design, valutandone anche il prezzo, sarebbe stata di 89 come voto finale, perché comunque ragazzi le prestazioni ci sono, è costruita bene, ci si gioca bene, avete Android con tutti i vantaggi che vi porta, anche se siete limitati dalle dimensioni dello schermo. 89 secondo me era il voto esatto. Il problema è che devo valutare anche le prestazioni e il prezzo finale che hai dato a una console con sistema Android e formato verticale. E tenendo conto di questo, il mio voto finale è di poco superiore alla sufficienza. Questa sarebbe stata la console in formato verticale perfetta se fosse uscita tra 4-5 anni a $100. Cioè, quando l'evoluzione tecnologica farà sì che uno Snapdragon G3X, che adesso costa un botto di soldi, si potrà mettere sulle console di fascia bassa, allora sì che questo sarebbe un gioiellino. Farmela uscire adesso, con queste prestazioni a questo prezzo, la fa diventare un oggetto di nicchia che compreranno soltanto i super fissati con le console verticali che sbavano da 40 anni dietro al Game Boy, perché la fetta di mercato a cui è rivolta adesso può essere soltanto quella. Sì, ci stanno sempre quelli che cagano soldi, quello ok. E voi direte, ok, ma dovevi arrivare tu ad accorgertene di questo affare? Non ce l'hanno un responsabile marketing alla Yaneo? Ce l'hanno, solo che a quanto pare quando mettono i progetti su Indiegogo per vedere chi glieli finanzia, il riscontro ce l'hanno. Anche io in quel caso continuerei a sfornare console. Se ogni progetto che metto tu me lo finanzi perché sei interessato, ti piace la mia audacia nello sviluppare nuove consoline, cioè anche io l'avrei fatto uscire. Però da recensore, da retro gamer, da videogiocatore, da nerd, da quello che cacchio te pare, da informatico, vi dico che secondo me avete messo un hardware sproporzionato
per il formato finale che avete dato a questa console. Per quanto, ragazzi, io la adori, cioè io ci gioco benissimo a tutti i vecchi titoli in 2D, alla PlayStation 2, PlayStation 1, al Dreamcast tantissimo, mi ci diverto veramente tanto, ma $400 per questa esperienza di gioco io non ce li spenderei. Ed ecco che non mi invieranno mai più un Aya Neo sul canale. Mannaggia a voi, è quando ho deciso di essere obiettivo su tutto. Comunque ragazzuoli, questa era la Aya Neo Pocket DMG, una console che mi sta facendo dannare l'anima da quando ce l'ho dentro casa, perché è in assoluto quella che mi ha scatenato il sentimento di amore e odio più forte che io abbia mai avuto tra tutte le console che ho provato, e che sinceramente non so ancora come gestire, perché personalmente la smonterei e la schiafferei dentro la mia Retroid Pocket 5, con quel cacchio di processore. Però non è fisicamente fattibile, però diciamo che a livello teorico avrei fatto questo. Speriamo che la Aya Neo, visto che ormai è uscita con questo tipo di processore che è una bomba, come penso stia già facendo, si prepari per darcelo in una console in formato orizzontale che a questo punto potrà anche essere la degna rivale della Odin 2, sperando che non ce la sparano a 1.000 euro. Bene ragazzuoli, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuta la recensione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!